Ciao a tutti e benvenuti! Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian, o bentornati! In questo episodio vedremo l'utilizzo delle preposizioni in, a, da e anche delle preposizioni articolate con il verbo andare, che so che può creare parecchi problemi e confusione, e quindi cercherò di fare chiarezza, di darvi le regole, di semplificare il più possibile, così che sarà tutto chiaro. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo, se ne avete bisogno. Partiamo allora con la preposizione in. Vediamo un po' quando il verbo andare è seguito da questa preposizione. Intanto con i nomi propri di nazione, per esempio vado in Francia oppure Davide va in Spagna. Però attenzione, quando abbiamo una nazione al plurale, come per esempio gli Stati Uniti, che è il nome di una nazione plurale, allora bisogna utilizzare la preposizione articolata qui, quindi vado negli Stati Uniti, ok? Oppure anche vado nei Paesi Bassi, va bene? Quindi è una nazione al plurale, quindi utilizzeremo la preposizione articolata. Però negli altri casi, con i nomi propri di tutte le altre nazioni, utilizziamo la preposizione semplice in. E poi in è anche utilizzata con i nomi di regioni e di stati. Quindi vado in Toscana, per esempio, Davide va in California. E poi andare in è anche utilizzato con i nomi di continenti. Quindi vado in America, per esempio, oppure Davide va in Asia. E anche con i nomi di isole grandi, quindi se si tratta di isole di una certa dimensione, come per esempio vado in Sardegna, oppure Davide va in Madagascar. Però attenzione, qui una piccola eccezione, perché Cuba e Creta, che sono isole di una certa dimensione, sono isole grandi, in realtà prendono la preposizione a. Quindi qui è un po' un'eccezione alla regola da memorizzare, da ricordare. Quindi si dice andare a Cuba, andare a Creta, ok? Non si usa la preposizione in con queste due isole. E poi abbiamo anche che si utilizza la preposizione in dopo il verbo andare con i nomi di vie o piazze. Per esempio, vado in via Monte Napoleone, oppure vado in piazza Navona. E anche con nomi di negozi. Vado in posta, vado in banca, vado in farmacia. Però questo l'esempio che vi do qui, vado alla pasticceria 800 a comprare una torta. Vedete che qui abbiamo la preposizione alla, ok? Perché? Perché diamo più informazioni, c'è una specificazione al negozio, ok? Al nome del negozio, e quindi in questo caso quando quindi ci sono più informazioni oppure una certa specificazione al nome semplice del negozio, allora bisogna utilizzare la preposizione articolata e anche alla, ok? Quindi non si utilizza la preposizione semplice in questi casi, però in generale con i nomi di negozi, quindi in posta, in banca, in farmacia, si utilizza la preposizione in dopo il verbo andare. E poi la preposizione in è anche utilizzata dopo il verbo andare quando si entra in un edificio. Per esempio, vado in biblioteca, quindi l'edificio della biblioteca. Vado in chiesa, la chiesa appunto come edificio. Oppure vado in palestra, vado in fabbrica, ok? Quindi si entra all'interno di un edificio. E poi si utilizza anche con stanze della casa. Per esempio, vado in cucina, vado in soggiorno, vado in camera, vado in bagno, ok? E con i mezzi di trasporto. Quando ci muoviamo con i mezzi di trasporto e utilizziamo il verbo andare, bisogna utilizzare la preposizione in dopo. Quindi vado in treno, vado in aereo, vado in macchina, vado in bicicletta.
e però utilizziamo vado a piedi quando ci muoviamo con i nostri piedi, ok? In questo caso, che non è in realtà proprio un mezzo di trasporto, però sì, quando ovviamente diciamo vado in bicicletta, vado in moto, vado in treno e tutto, però l'eccezione è vado a piedi. Quindi quando ci muoviamo con i nostri piedi, quando camminiamo, allora utilizziamo la preposizione a, la preposizione semplice a e non la preposizione in. Quindi questo per il verbo andare seguito dalla preposizione in. Avete visto quante regole ci sono, però spero che sia tutto chiaro appunto di quando utilizzarla, adesso questa preposizione. E adesso vediamo quando il verbo andare è seguito dalla preposizione a invece. Allora, qui si utilizza il verbo andare con la preposizione a quando c'è un nome di città che segue. Quindi, per esempio, vado a Milano, vado a New York, James va a Londra, ok? Quindi il nome di città si utilizza, quindi davanti al nome di città, la preposizione a. E poi andare a si utilizza anche con i nomi di isole piccole. Quindi, per esempio, vado a Ischia, quindi Ischia è una piccolissima, è piccola, è una isola molto piccola, quindi utilizziamo la preposizione a. Oppure James va a Capri, ok? E poi si utilizza andare a quando è seguito dall'infinito, quindi vado a lavorare, ok? Vedete, lavorare è l'infinito, quindi abbiamo il verbo andare, preposizione a e poi l'infinito. Oppure James va a comprare il pane, ok? E poi si utilizza la preposizione a dopo il verbo andare con i punti cardinali. Quindi, per esempio, vado a sud, il treno va a nord. E poi abbiamo la preposizione da. La preposizione da dopo il verbo andare si utilizza con i nomi comuni riferiti a persone, per esempio vado da mio papà oppure vado da mio fratello. Vedete, papà e fratello sono nomi comuni che si riferiscono a persone. E poi si utilizza la preposizione da dopo il verbo andare con i nomi propri riferiti a persone. Per esempio, vado da Lucia oppure vado da Teresa. Vedete, Lucia e Teresa sono entrambi nomi propri, quindi con nomi propri di persone si utilizza da. E poi si utilizza da con i pronomi personali. Per esempio, vado da lei nel pomeriggio oppure vado da loro domani. Quindi vedete, lei e loro sono entrambi pronomi personali, quindi con i pronomi personali si utilizza da. E poi la preposizione da, in realtà più come preposizione articolata, si utilizza con figure professionali. Quindi vado dal medico oppure vado dalla parrucchiera. Quindi vedete, dalla, ok, sì, sono preposizioni articolate, però derivano ovviamente da, ok, dalla preposizione semplice da. Quindi quando si tratta di una figura professionale, quindi dal medico, dal dottore, dal parrucchiere, dal barbiere, ecco, quindi dal panettiere, si utilizza allora la preposizione da, appunto la preposizione articolata, appunto, che deriva dalla preposizione semplice da. E poi ci sono diverse eccezioni che non seguono una regola specifica, sono più frasi fatte, espressioni piuttosto fisse che vi consiglierei di imparare così come vengono, quindi con la preposizione che le precede, così che quando le utilizzate dopo il verbo andare sapete appunto quale preposizione va utilizzata. E ve le ho divise nella tabella che vedete qui tra quelle che utilizzano in, quelle che utilizzano a e quelle che utilizzano a più l'articolo, quindi in questo caso una preposizione articolata. E le possiamo vedere insieme e appunto vi consiglierei semplicemente di memorizzarle una per una e anche poi più fate pratica, più ovviamente vi verranno anche naturali, però come vi dicevo purtroppo non c'è una regola che queste parole seguono, quindi sono piuttosto così disparate, ecco, però almeno ve le ho divise tra in, a e a più articolo per renderle un pochino più semplici. Allora, partiamo da quelle che utilizzano in. Si dice in città, quindi vado in città per esempio, vado in periferia, vado in centro, vado in centro, vado in campagna, vado in montagna,
vado in vacanza, vado in ferie, vado in spiaggia, vado in ufficio, vado in classe e vado in giardino, ok? Poi con la preposizione a diciamo andare a casa, quindi vado a casa, vado a letto, vado a lavoro, vado a scuola, vado a teatro, vado a lezione, vado a pranzo o a cena, vado a colazione anche, ok? Quindi con i pasti, qui ecco ci sarebbe una mezza regola, magari con i pasti principali di te a. Vado a spasso, vado a passeggio e vado a zonzo, ok? Quindi questi con la preposizione a. E poi abbiamo con andare con la preposizione articolata da a, con al mare, per esempio, vado al mare, vado al lago, vado al cinema, vado al bar, vado al mercato, vado al supermercato, vado all'università, vado allo stadio, vado all'aeroporto, vado alla stazione e vado al ristorante, ok? Quindi queste erano tutte le parole che non rientrano in regole specifiche e che consiglierei appunto di memorizzarle insieme alla preposizione che prendono, così che sapete quale utilizzare quando avete il verbo andare che le precede. E quindi questo è tutto per la lezione di oggi, spero che vi sia piaciuta. Fatemi sapere se è tutto chiaro, se avete ancora dei dubbi o se vi vengono in mente altre espressioni che non ho o altre parole magari che sono un po' particolari, che non rientrano nella tabella delle regole, delle eccezioni, ecco, che vi ho appena fatto vedere. Quindi fatemi sapere se c'è ancora qualche domanda, qualche dubbio e sono contenta di rispondervi poi nei commenti. E fatemi sapere anche se la lezione vi è piaciuta e se sì, mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!